tutti, io sono Luca Dalcò, fondatore di LKA, team che ha sviluppato Martha is Dead. Per questo progetto io mi sono occupato della direzione artistica e della scrittura dei testi. La mia esperienza, la mia avventura nel mondo dei videogiochi inizia una decina di anni fa. Prima di questa mi occupavo lavoravo sempre con i game engine, la grafica 3D, però applicata a settori differenti, quali beni culturali e scenografia teatrale. A un certo punto della mia carriera ho deciso di chiudere i ponti con tutte le altre attività e dedicarmi esclusivamente allo sviluppo di quello che sarebbe diventato il primo titolo di LKA, The Town of Light. È stata una decisione un po' sofferta in qualche modo, però era l'unico modo per riuscire a portare a vita un vero gioco, che comunque sono progetti così complessi che non sono compatibili dal mio punto di vista con altre attività. Il team che si è creato intorno a The Town of Light è il team che ha lavorato anche su Martha is Dead, salvo piccole variazioni, ed è lo stesso team che lavora sul futuro progetto di LKA. In questo breve video vorrei raccontarvi Martha is Dead, ma non raccontarvi la storia o il gameplay del gioco, quanto piuttosto raccontarvi l'essenza e quello che è stata la spinta e lo scopo per cui abbiamo sviluppato questo titolo. Quindi innanzitutto vorrei dire che c'è una grossa continuità tra The Town of Light e Martha is Dead, in quanto all'attenzione dedicata alla psicologia della protagonista, che è il core, l'essenza di tutti e due i titoli. Molto diversi per tutto il resto, però molto simili da questo punto di vista. E quindi anche in Martha is Dead abbiamo una protagonista giovane che ha difficoltà a leggere, a interpretare la realtà, ad interfacciarsi con la realtà, e quindi quello che dovevamo rappresentare era proprio questa difficoltà, quindi questa realtà sfuggente in qualche modo. E trovo molto affascinante questa sfida, perché credo che sia una grande sfida riuscire a trasmettere al giocatore, allo spettatore, nel caso di un film, questo senso di smarrimento, di incapacità di potersi fidare addirittura di se stessi, che sperimentano purtroppo i milioni di persone che hanno problemi psicologici. Quindi diciamo che il nostro obiettivo era quello di rappresentare una realtà e un mondo interiore i cui confini non sono così netti, però questo dal mio punto di vista andava fatto senza spiegare, cioè, perché chi vive queste cose purtroppo non si rende conto di dove inizia la realtà e dove invece magari è il proprio mondo interiore a fuoriuscire, ad alterare la realtà. E quindi questo era lo scopo del gioco. Quindi immergere il giocatore in una situazione di incertezza in qualche modo, e per questa è la ragione per cui spesso le cose non vengono spiegate nel dettaglio, ma si lascia alla percezione, alla sensibilità del giocatore l'interpretazione di quello che succede, perché chi purtroppo non riesce ad avere una visione oggettiva della realtà si trova nella condizione proprio di dover vivere, di dover comunque attraversare tutti i giorni questa realtà, e quindi deve darne un'interpretazione in qualche misura. Ecco, per ottenere questo obiettivo credo che i due strumenti principali a disposizione sono la narrativa da un lato e l'ambiente da un altro. In che senso? La narrativa, naturalmente il protagonista, la protagonista durante l'arco del gioco fa dei pensieri, si pone delle domande, e quindi con la narrativa si cerca di tirare fuori il più possibile l'interiorità della protagonista e il suo modo di interfacciarsi con la realtà. Poi al giocatore è dato di scegliere e di manovrare, però naturalmente
e credo sia molto importante che alle spalle esista un impianto narrativo che, oltre a raccontare una storia, quindi dei fatti che succedono, dia anche, vada a scavare anche nella protagonista per dare conoscenza dei processi mentali, dei ragionamenti, dei pensieri più profondi che questa persona ha, anche e soprattutto in relazione alle sue difficoltà. L'ambiente, perché l'ambiente? Io credo che l'ambiente nei videogiochi sia un grandissimo protagonista, sicuramente più di quello che è nel cinema, dove l'ambiente è comunque visto sempre e comunque dall'angolazione, nei modi voluti dalla direzione, dalla regia. E io questo credo sia un'eredità anche della mia esperienza nel teatro, dove naturalmente il teatro è lontanissimo dai videogiochi, però l'ambiente, il modo di vivere l'ambiente è in qualche modo forse più vicino ai videogiochi rispetto a quello che è il cinema. Perché? Perché lo spettatore, a seconda di dove è posizionato, vede l'ambiente in un modo diverso. E questo non è poco, perché quando si progetta una sceneggiatura, naturalmente occorre tener conto di questa, seppur limitata, possibilità dello spettatore di avere una visione differente. Ecco, questo è un problema sicuramente, ma può essere anche una grande opportunità se lo decliniamo al nostro caso, e quindi ai videogiochi, perché indubbiamente il punto di vista, il poter vedere l'ambiente in un modo piuttosto che in un altro, il creare un ambiente che sia lo specchio di questa incertezza di cui parlavamo, di questa difficoltà ad avere una visione chiara, sicuramente rafforzerà molto l'aspetto narrativo. Quindi va, chiaramente è fortemente legato e va in parallelo, però credo proprio che nel videogioco sfruttare l'ambiente dia delle grandissime opportunità che mancano in altri tipi di rappresentazioni. Quindi l'ambiente fondamentalmente per noi è lo specchio dell'interiorità della protagonista, e quindi è pensato proprio partendo da questa base. Quindi perché abbiamo un ambiente così bello, così ridente, c'è il sole, la campagna toscana. A volte ci hanno chiesto: ma come mai ambientare un thriller così cupo in un ambiente così bucolico, così ideale? Ecco, io dico che questo aspetto, diciamo, di bellezza è perfetto per rappresentare la gioventù, la bellezza della gioventù della protagonista, che è una ragazza di 21 anni, quindi per quanto affetta da gravi problemi, però ha questa vitalità, questa primavera, perché diciamo che è proprio l'esplosione della vita. E quindi secondo me questo riflette molto bene, ci troviamo in un ambiente che è un'estensione della bellezza e della gioventù della protagonista. Poi naturalmente iniziamo a creare delle ombre oscure, forzate, forse dove non ci sarebbero. Iniziamo a creare degli ambienti non desolati, voglio dire, degli ambienti che diano un senso di solitudine, e anche questo è lo specchio della nostra protagonista. Quindi iniziamo in questo ambiente così bello però a provare la solitudine, quindi a provare la vera solitudine, quella che si prova quando non ci sentiamo capiti da nessuno. Possiamo essere soli anche in una famiglia, anche in mezzo a tante persone, proprio come avviene per Giulia nel gioco. E quindi ancora una volta ambiente specchio dell'interiorità della protagonista, fino ad arrivare poi a scene cupe, buie, notturne, la camera oscura, la cantina, dove diciamo che l'aspetto oscuro della psiche della protagonista diventa protagonista, e quindi va a coprire la bellezza e questa così, frivolezza anche di questo ambiente, la va a coprire completamente e viene sostituito con qualcosa di inquietante, di un pochino spaventoso. Abbiamo cercato anche con la musica, con l'audio, che ho colpevolmente
non elencato negli strumenti principali, invece sicuramente narrativa, ambiente e audio. L'audio fa tantissimo e abbiamo proprio con Francesca Messina, che è una musicista e cantante italiana, abbiamo fatto un lavoro molto lungo, molto complesso, e ancora una volta per rappresentare da un lato la leggerezza, e quindi abbiamo riprodotto, non riprodotto, abbiamo creato, ha creato, via, diciamo che io ho semplicemente detto quello che avrei voluto ottenere, e lei è stata magnifica nel realizzare queste canzoni in vintage, stile anni 40, molto, molto leggere, molto frivole, come sicuramente è frivola ed è leggera una parte, almeno una componente dell'essere giovani e spensierati, se spensierati si può dire durante una guerra che sta distruggendo il mondo, ma insomma la gioventù mantiene sempre questa spensieratezza anche nei momenti più drammatici. E poi abbiamo un passaggio musicale a brani come Bella Ciao, per esempio, che era una famosa canzone della liberazione dal fascismo dell'Italia, e ne abbiamo voluto fare, quindi diciamo che era una canzone che è una canzone che racconta un momento positivo, perché la guerra finiva sostanzialmente, l'Italia veniva liberata dal regime, e l'abbiamo voluta invece fare in una versione estremamente cupa, molto più lenta, molto più drammatica, perché accompagnerà da un lato un momento drammatico del gioco, ma soprattutto, ancora una volta, come riflesso di queste ombre che vanno ad annebbiare la frivolezza e la spensieratezza della protagonista. Ecco, quindi questi sono gli strumenti importanti che abbiamo cercato di usare al meglio nel gioco. Tutto questo però perché c'è un messaggio. Io credo che capire chi soffre di problemi psicologici non sia facile per chi non ne soffre, non è una cosa facile, è molto difficile, e credo che sia molto importante ci sia un impegno di qualcuno, insomma, che sente questo problema per una serie di ragioni più vicino, a cercare di far sviluppare empatia, cioè a cercare di far capire come il malato di mente, se vogliamo chiamarlo in un modo che a me non piace, non piace perché proprio si crea uno stigma dietro questa malattia, stigma che non si crea dietro altre malattie, e uno stigma che tende a disumanizzare chi è malato di mente, e invece bisogna sempre riportare l'attenzione al fatto che chi ha anche questi problemi, anche gravi, è sempre una persona, ed è una persona che soffre moltissimo e che ha bisogno di tantissimo aiuto. Questo vuole essere il messaggio del gioco, e anche un po' nel suo finale, che però non voglio per evidenti motivi raccontarvi. L'aiuto, cioè chi soffre di questi problemi, come chi soffre di qualunque altra malattia seria e invalidante, perché la malattia mentale è una malattia invalidante, ha bisogno di aiuto, ha bisogno di comprensione, ha bisogno di supporto da parte dei propri amici, dei propri familiari. Non ho minimamente la pretesa di pensare di fare chissà cosa, però credo che il videogioco sia un media particolarmente efficace, perché ci mette nei panni, veramente nei panni del protagonista, vediamo coi suoi occhi, muoviamo noi, decidiamo noi, e quindi si crea un'empatia molto forte con la protagonista. E quindi torno a quello che era l'inizio, cioè cercare di immergere il giocatore in questa realtà che perde significato, che diventa illogica, frammentaria. Spero che aiuti a capire l'orrore e la disperazione che provano le persone che purtroppo non lo fanno in un'esperienza videoludica, ma sono costrette a vivere con questo tipo di problematica. Vi ringrazio molto per l'interesse, e spero insomma di avervi raccontato Marta in un altro modo, che magari meno frequente e meno scontato, nel senso, e
e spero che questo vi possa creare interesse nei confronti del nostro prodotto e approfitto per ringraziare tutti quanti naturalmente e vi saluto e spero che vogliate fare l'esperienza di gioco il prima possibile.